Ed eccoci ancora una volta qui con la nostra rubrica dedicata alla salute e al benessere sul nostro portale medicinaregionelazio.it. Oggi è tornato a trovarci una nostra vecchia conoscenza, ovvero il dottor Marco Cosimi, proctologo, che saluto ancora una volta. Bentornato dottore, buonasera. Salve Claudio. Allora dottore, oggi andremo a parlare in modo particolare dell'endotelio, ovvero un organo, come dire, nuovo, insomma abbastanza recente la sua scoperta. Capiremo quindi un po' meglio nel dettaglio la sua funzione ovviamente, nonché anche dove si trova. Ovviamente faremo un discorso il più completo possibile per quanto riguarda l'endotelio, ma prima di arrivare a questo, prima di entrare nel vivo del nostro discorso, caro dottore, vorrei che lei ci facesse anche un po' un'introduzione su di lei, sulla sua figura e sulle sue specializzazioni. Io mi sono laureato all'Università di Roma, La Sapienza, nel 1985 e sono specialista in chirurgia vascolare presso il Policlinico Universitario di Roma del Gemelli e in urologia a Tor Vergata e in chirurgia generale presso La Sapienza di Roma. Da sempre mi sono interessato di problematiche pelviche, urologiche e colonproctologiche e ho attenzionato in questi ultimi 15 anni in particolare le enormi funzioni che ha nella nostra pelvi maschile e femminile il nuovo ultimo organo che è stato studiato e scoperto in medicina. Si chiama organo endotelio. Che cos'è l'organo endotelio? È un organo che è situato sulla parete vascolare delle nostre vene, delle nostre arterie e che ha delle funzioni importantissime perché il nostro sistema vascolare nasce per portare il sangue e fino al più piccolo capillare, grazie all'organo endotelio, porta in forma anche dei messaggi preziosi per dare informazioni a strutture ed apparati delicatissimi e poterli regolare in modo vitale per il nostro organismo. Quindi oggi noi sappiamo queste cose che appunto sono state scoperte step by step da alcuni ricercatori anglosassoni circa 20 anni fa e hanno portato alla consapevolezza acquisita da una quindicina d'anni in tutte le università del mondo che l'organo endotelio è un organo indispensabile per la vita del nostro organismo. Quindi si sono riuniti gli istologi e gli anatomisti di tutto il mondo e hanno definito di dare a questa struttura della parete vascolare la definizione di organo endoteliale. Quali sono le funzioni di questo organo? Sono quelle di produrre oltre 30 mediatori che sono alcuni sono ormoni, altre sono proteine paracrine, cioè vengono prodotte in maniera loco-regionale per il benessere e il buon funzionamento degli apparati di quella regione vascolare e poi ci sono delle sostanze autocrine. In medicina definiamo per autocrino qualcosa che viene prodotto per mantenere e automantenere il benessere di queste strutture vascolari stesse. Quindi è un complesso organo endocrino, finanche produce un gas che per il beneficio dei nostri tessuti viene prodotto, a varie funzioni importanti, vitali, non ultima quella di cancellare tutto il danno ossidativo metabolico nelle nostre cellule. È un gas a emivita breve di 6 secondi circa che penetra attraverso le membrane cellulari nelle cellule di quella regione dove giungono quei vasi che lo producono. Quindi per far comprendere l'importanza del messaggio veicolato dall'organo endoteliale, io ho in mente di dare figurativamente l'immagine del cuore. Noi abbiamo sempre pensato che messaggi così preziosi per le nostre strutture, in grado di comandare le nostre strutture, i nostri apparati, venissero portati soltanto dal sistema nervoso, attraverso i nervi, fin dal più piccolo nervo, attraverso il sistema nervoso simpatico dominato dall'adrenalina come mediatore e poi dal sistema nervoso parasimpatico veicolando l'acetilcolina principalmente. Però dobbiamo comprendere che grazie all'organo endotelio abbiamo una struttura superiore in grado di collaborare con il nostro sistema nervoso per veicolare messaggi periferici. Quindi ad esempio nel cuore, se non c'è abbastanza gas ossido nitrico che deve essere prodotto da strutture vascolari sane,
noi faremo l'infarto, cioè le coronarie tendono a stare strette, la loro muscolatura di parete le stringe in maniera tale da non veicolare assolutamente una quantità idonea di ossigeno e il soggetto colpito da questo avrà un infarto del miocardio. Quindi la parete delle coronarie ha una muscolatura che si chiama muscolatura liscia, sulla quale l'ossido nitrico dimostra di avere una sua efficacia per regolarne il tono, perché si possa dilatare come dovrebbe. E nella pelvi questo è ugualmente molto molto interessante, perché noi scopriamo che vi sono delle strutture vascolari enormemente rappresentate e differentemente da altre regioni, in particolare le strutture vascolari venose creano una rete venosa molto importante che ha una circolazione superiore, nel senso che sono una serie di plessi, così vengono descritti in anatomia, plessi venosi, uno collegato all'altro, che hanno dei nomi diversi tra di loro dal punto di vista anatomico, ma che in realtà fanno parte di un'unica enorme grande rete vascolare. E quindi comprendiamo, grazie alla consapevolezza proprio di questo organo endoteliale, perché nella pelvi abbiamo tutte queste strutture, perché l'ossido nitrico prodotto da strutture vascolari venose, dei plessi venosi sane, è in grado di contribuire alla regolazione fine del tono degli sfinteri, quello urinario e quello anale. Quindi è importantissimo che questa rete vascolare ci sia, ne individuiamo perfettamente gli obiettivi e dobbiamo ammettere che se non è sana, purtroppo questi obiettivi non vengono raggiunti, perché l'ossido nitrico prodotto in quella regione pelvica, maschile o femminile, non sarà adeguato. Cosa vuol dire questo in termini pratici? Vuol dire che va condotta un'ecografia pelvica nel paziente affetto da ipertensione e insufficienza venosa, quella malattia che si chiamano emorroidi, che è una malattia del plesso venoso anorettale, in cui ci sono delle varici patologiche anali e rettali che purtroppo non consentono a quest'organo di essere un organo sano e di produrre adeguatamente questi mediatori, e tra cui l'ossido nitrico in primis. E noteremo in particolare che il nostro paziente ha problemi urinari e quindi non se ne rende conto e ha bisogno di fare un'ecografia per potersene rendere conto. Quindi il ruolo di questo apparato vascolare è fondamentale, perché veicola un messaggio di buon funzionamento che altrimenti non si può avere e a cui il sistema nervoso da solo non è l'unico mezzo per far funzionare bene la nostra pelvi. Esiste la necessità di un sistema vascolare integro, non già e non solo per poter portare il sangue venoso e il sangue arterioso, ma anche per poter produrre dalla sua parete integra una serie di mediatori e un gas chiamato ossido nitrico che sono indispensabili per queste fini funzioni. Perfetto, questo per volere anche un po' riepilogare meglio nel dettaglio ovviamente quali sono le funzioni più importanti, ecco, di questo organo, e anche vorrei capire ora nel dettaglio, diciamo, se ha una sua rilevanza anche in altri apparati, ecco, se anche in altri apparati comunque l'endotelio ha una certa rilevanza di importanza. Sì, senz'altro in tutti gli apparati, e in alcuni ci sono delle evidenze addirittura di vitali, cioè toccano le funzioni del nostro organismo in modo vitale, per cui si può morire se l'organo endoteliale non funziona e non fa il suo lavoro. Quindi se la parete delle nostre coronarie e l'interno della cavità cardiaca, attraverso la sua superficie che noi chiamiamo superficie endoteliale, non produce adeguatamente ossido nitrico, vediamo che quelle coronarie si stringono e il paziente purtroppo va incontro a delle patologie molto serie che sono ben conosciute da tutti e che noi chiamiamo infarto o ischemie cardiache. Quindi di fatto il cuore è un prototipo di un sistema
vasale intelligente in cui si esplicano non solo attività circolatorie ma attività molto più sofisticate che noi riconosciamo da poco più di 20 anni e che dobbiamo saper inquadrare e saper riconoscere anche nella pelvi, dove queste strutture vascolari sono ugualmente enormemente rappresentate e quindi ci inducono a domandarci il perché proprio Madre Natura abbia concepito un disegno vascolare così complesso per la pelvi maschile e femminile, in cui una rete venosa così vasta c'è, e quindi ecco che le funzioni sfinteriali che sono enormemente importanti acquisiscono un ruolo e vengono regolate, comprendiamo, anche da questi fini meccanismi che fanno capo principalmente a questo prezioso gas che deve essere prodotto soltanto da vene sane. Se queste vene sono dilatate, quindi c'è un danno reversibile, grazie a Dio l'organo endoteliale non farà il suo compito. Quindi quale deve essere l'obiettivo proctologico superiore, quello in cui teniamo conto l'esigenza di interessarci di quest'organo, l'organo endoteliale, di doverlo curare, di considerarlo come è giusto considerarlo. Deve essere una terapia in cui identifichiamo i 3 danni anatomici da correggere nella patologia emorroidaria, che sono il prolasso, uno scollamento di tutta la mucosa interna del retto, a cui la chirurgia ha sempre avuto difficoltà a porre un rimedio serio, proprio perché lo scollamento non è possibile incollarlo chirurgicamente. Ed ecco che quindi dobbiamo ricorrere ad uno stimolo di carattere staminale. Staminale fa riferimento alla popolazione più giovane delle nostre cellule, per rinnovare l'apparato mucoso scollato e stimolare il collagene del nostro stesso paziente, dal latino generare colla, vuol dire collagene, a rincollare questa mucosa. L'altro danno da correggere è il danno di pareti venose varicose estesamente sofferenti, sia nella loro struttura anatomica, che è dilatata, che dà una stasi venosa importante, ma anche nelle funzioni di un organo endoteliale, e quindi correggendo l'anatomia di queste vene e portandole a essere vene normali, modificandole in questo modo, noi riusciamo poi a correggere l'ipertensione venosa e a consentire al glicocalice il restauro delle sue funzioni endoteliali. Il glicocalice è la preziosa struttura microscopica, è una glicoproteina che fa capo alla parete venosa sana ed è responsabile, grazie a Dio, della produzione di quei 30 mediatori chimici di cui alludevo prima e di un gas prezioso per noi che si chiama ossido nitrico. Perfetto, questo per voler fare un'introduzione semplicemente su quello che è appunto questo organo, l'endotelio. Poi ovviamente nel nostro prossimo appuntamento torneremo comunque a parlare in un modo un po' più approfondito appunto di questo organo, in modo particolare andremo a scoprire la sua importanza in ambito proctologico. Quindi dottore, io vorrei sapere se secondo lei come introduzione questa poteva andare bene, o se c'è comunque qualcos'altro di importante da aggiungere, magari che è comunque, come dire, importante da aggiungere ora, se non nei prossimi appuntamenti, ecco. Ma direi che diciamo, per me bene, può andare bene, e quello che volevo sottolineare è il parallelismo col sistema nervoso. Nel sistema nervoso c'è un sistema nervoso centrale che attraverso il cervello si fa mediatore di alcuni messaggi di cui possiamo anche non essere coscienti, ma che è importante che giungano alla periferia per regolare le funzioni più fini del nostro organismo, della nostra fisiologia, cioè del buon funzionamento dei nostri apparati. Ma scopriamo che Madre Natura ha inserito un sistema vascolare che dobbiamo concepire in un sistema nuovo, cioè non serve soltanto per veicolare il sangue, ma in maniera ancora più sofisticata serve per veicolare altre informazioni attraverso i suoi mediatori, un gas prodotto dalla parete vascolare sana, l'ossido nitrico, e i 30 mediatori di cui parlavo prima. Benissimo dottore, io prima di lasciarla voglio ovviamente però andare anche ad informare chi ci sta ascoltando riguardo i vari recapiti e riferimenti utili per avere maggiori informazioni per quanto riguarda lei, il suo lavoro e ovviamente anche gli argomenti da noi oggi trattati all'interno di questa nostra intervista. Quindi abbiamo innanzitutto 2 numeri di telefono per chi magari volesse interfacciarsi con il dottor Cosimi in un modo un po' più diretto. Quindi primo numero, un cellulare, ovvero il 366 9905 005, questo anche tramite WhatsApp. C'è anche un numero fisso, quindi di riferimento per quanto riguarda lo studio, ovvero lo 06 906 05 40.
Dottor Cosimi, che riceve all'interno dello studio specialistico proctologico e di malattie del pavimento pelvico maschile e femminile situato in via Nomentana numero 4 a Monterotondo, quindi in provincia di Roma. C'è anche una pagina Facebook di riferimento sempre per quanto riguarda il dottor Cosimi, quindi la pagina si chiama Dottor Marco Cosimi Proctologo, mi raccomando dottor abbreviato in DR puntato. Abbiamo anche 2 siti web di riferimento, quindi il primo www.emorroidicure.it ed il secondo che porta semplicemente il suo nome, quindi semplicemente www.marcocosimi.it. Lo troviamo anche su Instagram al suo profilo Proctologo Cosimi Marco e anche un canale YouTube, quindi possiamo anche trovare dei video inerenti alle tematiche in questione attraverso il canale Marco Cosimi Proctologo. C'è per ultimo anche un indirizzo mail al quale poter scrivere al dottor Cosimi, quindi possiamo anche scrivere una mail all'indirizzo studio@marcocosimi.it. Detto questo, voglio ringraziare ovviamente ancora una volta il nostro ospite, quindi ringrazio ancora una volta il dottor Marco Cosimi. Grazie mille dottore. Grazie a voi per l'invito. Dottore, tanto noi ci rivediamo al prossimo appuntamento per, come dire, approfondire in modo particolare la funzione dell'endotelio. Grazie ancora, arrivederci. Grazie Claudio.